Quando parliamo di soft bait, esche in gomma o come comunemente vengono definite erroneamente esche siliconiche, ci avviciniamo a predatori come ad esempio la spigola, quindi parliamo di gomme da spigola, di soft bait da spigola, ma questo concetto è tendenzialmente sbagliato, perché noi con queste esche morbide possiamo pescare anche predatori come il serra o il barracuda. Quindi perché avviciniamo le gomme alla spigola? Per due motivi principali, secondo me. Il primo è che le esche in gomma nascono in acqua dolce per ricercare predatori come ad esempio il black bass, il persico trota, che ha abitudini comportamentali molto simili alla spigola, quindi al sea bass, per cui esche in gomma nascono per l'acqua dolce e poi vengono trasferite per il mare. Il secondo motivo principale invece è che, ricercando predatori dotati di apparato mandibolare osseo oppure con presenza di denti, come ad esempio il pesce serra, il barracuda, utilizzando esche in gomma per la ricerca di questi predatori, in caso di aggressione, in caso di cattura, in caso di strike, l'esca si deteriorerebbe troppo e quindi diventerebbe quasi inutilizzabile. Quindi per altri predatori oltre la spigola è consigliato utilizzare delle esche rigide, come ad esempio i hard bait. In questo video facciamo un approfondimento sulle esche in gomma per la spigola. Vi mostro quelli che sono dei modelli molto validi, molto efficaci, ve ne faccio vedere principalmente 4, e di questi modelli vi fornisco sia le specifiche, le caratteristiche del modello originale, ma anche dei cloni che possiamo trovare sui siti, ecco, di shopping online di provenienza cinese. Sullo shop Amazon trovate le guide, i manuali dedicati alla pesca spinning, che potete acquistare sia in formato cartaceo che ebook, e inoltre c'è l'abbonamento sul canale Planet Spin Fishing su YouTube. L'abbonamento e l'acquisto delle guide sono gli unici modi per supportare il canale e anche questo progetto. Ora ci guardiamo la sigla e poi partiamo. Oggi parliamo di 4 soft bait molto efficaci per la spigola. Andiamo. Per facilitare la comprensione dell'argomento di cui trattiamo oggi ho realizzato delle slide, delle immagini. Partiamo con il sommario, dove vediamo l'introduzione, quindi facciamo una panoramica sulle esche e sull'argomento di cui trattiamo oggi. Inoltre passiamo alla classificazione, alla specifica dei modelli con le varie caratteristiche, e nella parte finale di questo video parliamo dei modelli originali e dei cloni, con dei link e dei riferimenti a modelli che io ho provato personalmente e mi sento di consigliarvi. Sul canale Planet Spin Fishing di YouTube ci sono già dei video dedicati alla pesca della spigola e soprattutto dei video dedicati all'utilizzo, all'innesco, al tipo di recupero da fare con le esche siliconiche, le esche in gomma, le soft bait. In questo video invece ci addentriamo nel dettaglio delle esche artificiali. Vi elenco 4 modelli indicandovi anche le specifiche caratteristiche e soprattutto le condizioni di utilizzo, come, quando e perché utilizzare queste esche artificiali per migliorare la nostra pesca e rendere maggiormente efficaci le nostre battute. Quali sono le esche che conosceremo meglio insieme oggi? Il Black Minnow di Casa Fish, l'ancio di Casa Caperlan / Decathlon, poi parleremo dello Swing Impact di Casa Keitech e del Flash J Shad di Casa Fish Arrow.
Partiamo con il Black Minnow, ormai è una delle soft bait più conosciute, più utilizzate e soprattutto più efficaci per la ricerca di predatori come la spigola. Come ho detto nella parte iniziale di questo video, queste esche artificiali si prestano all'utilizzo di predatori euralini come la spigola, ma possono essere tranquillamente utilizzate per altre tipologie di pesci predatori e non. Quali sono le specifiche di questa esca artificiale? La grande distanza di lancio, l'efficacia nei confronti dei predatori e soprattutto la disponibilità in quasi tutti gli shop sia online che fisici. Infatti questa esca artificiale è molto richiesta e per questo ecco, tutti i negozi di pesca sono forniti di esche di casa fish come Black Minnow. Tra le caratteristiche principali di quest'esca artificiale c'è una grande somiglianza realistica sia per quanto riguarda le forme ma soprattutto per quanto riguarda il movimento, il nuoto in fase di recupero di quest'esca artificiale. Quindi l'attrazione principale sono queste due caratteristiche, anche se negli altri video che stanno sul canale abbiamo fatto degli approfondimenti in merito a quest'esca. Abbiamo scoperto che anche le vibrazioni emesse da quest'esca artificiale sono un grande plus, a differenza di modelli simili ma che utilizzando ad esempio una mescola del corpo, quindi un materiale di composizione del corpo magari più rigido, non riesce ad avere la stessa sinuosità nel movimento ed emettere le vibrazioni tanto amate dal nostro predatore. Un altro importante pro di questa esca artificiale sono le misure, le dimensioni e le colorazioni esistenti. Infatti a seconda delle nostre esperienze e soprattutto delle nostre esigenze nelle condizioni di pesca in cui ci troviamo, possiamo orientarci verso le misure, i modelli più pesanti, magari per restare meglio in pesca in condizioni di mare mosso, molto mosso, oppure in presenza di tanta corrente. Allo stesso modo possiamo scegliere modelli più piccoli per esigenze differenti, magari in spot come l'interno della foce oppure in presenza di mare calmo. Infatti quali sono le condizioni ideali per l'utilizzo? Diciamo che questa esca artificiale, come le altre esche siliconiche soft bait di cui tratteremo in questo video, si prestano un po' a tutte le condizioni meteo marine. Infatti saremmo noi a dover scegliere il modello differente per peso e dimensioni a seconda della tipologia di spot dove andremo in pesca e delle condizioni meteo marine, per cui ecco, vasta scelta ci dà l'opzione di poter scegliere quella maggiormente ideale per le nostre specifiche esigenze. L'altra soft bait di cui parliamo è un modello che molto si avvicina al Black Minnow che abbiamo specificato in precedenza, e si tratta del lancio di casa Caperlan distribuita da Decathlon. Quindi le particolarità di quest'esca sono sicuramente una grande disponibilità e reperibilità in tutti gli shop Decathlon. Qual è la differenza sostanziale tra il Black Minnow e lancio di casa Caperlan? È sicuramente la forma della testa, ma quello che è secondo me il carattere un po' distintivo tra quest'esca e quella precedente è la diversa mescola, quindi la diversa composizione del corpo in gomma dell'esca tra le due. In questo modello quello che posso dirvi, la differenza sostanziale è un nuoto più vibrante verso la coda e più statico verso la parte di mezzeria della parte anteriore. Infatti il Black Minnow ha un nuoto più sinuoso lungo tutto il corpo grazie alla particolarità della mescola molto più morbida, molto più sinuosa, ecco, durante il nuoto. Invece con lancio di casa Caperlan, un'esca che ha una mescola leggermente più rigida rispetto a quella precedente e quindi reagisce più sulla coda che sulla parte ventrale dell'esca.
Quali sono le caratteristiche principali di questa esca artificiale? Sicuramente la distanza di lancio raggiunta, il rapporto tra qualità e prezzo e la grande facilità d'uso. Infatti, una volta lanciata l'esca, basta anche un recupero lento e lineare per mettere, diciamo, in pesca correttamente quest'esca artificiale, quindi è ideale anche per quella fascia di utenza entry level, ovvero chi da poco si sta avvicinando, vorrebbe avvicinarsi a questa tecnica di pesca. Parliamo anche delle condizioni di utilizzo di quest'esca artificiale. Come per quella precedente, si presta un po' a tutte le condizioni meteo marine, come ad esempio il mare calmo, il mare mosso, il mare molto mosso e anche ai differenti spot dove potremo utilizzarlo. Per esempio, dalla scogliera, possiamo utilizzarlo dalla spiaggia, possiamo utilizzarlo in interno foce, in laguna, all'esterno delle foci, possiamo utilizzarlo da natante, quindi barca, belly boat, kayak, diciamo ci apre una panoramica di utilizzo davvero a 360 gradi. Un ultimo appunto su questa esca volevo farlo rispetto alle colorazioni. Personalmente preferisco le colorazioni acide, quindi giallo, bianco, quelle molto vistose, soprattutto di notte, nei cambi di luce, quindi alba o tramonto, o quando ci sono delle condizioni di acqua velata o acqua sporca, come ad esempio in tante occasioni capita dopo le piogge, le foci portano a mare tanto materiale in sospensione, quindi l'acqua diventa quel marroncino, e in quelle condizioni ho avuto diverse catture con colorazioni bianche o bianco-giallo. Lo Swing Impact è una delle prime esche che è stata utilizzata per il mare, è di provenienza acqua dolce, quindi nasce principalmente per predatori d'acqua dolce come ad esempio il black bass, il persicotrota, e ha subito questa variazione nell'habitat portando con sé una grande notorietà per la sua fama, soprattutto per l'efficacia nei confronti di predatori come la spigola. Qual è la caratteristica, la particolarità di questa esca artificiale? È l'emissione di tante vibrazioni durante il nuoto. Queste vibrazioni scatenano nel predatore l'istinto all'aggressività, all'attacco, quindi viene riconosciuta dai pesci anche se si trovano a buona distanza. Che cosa si può dire in merito a questa esca artificiale? Sicuramente, a differenza delle due altre esche di cui abbiamo parlato in precedenza, come il Black Minnow e l'Ancio di Casa Caperlan, questa è un'esca che deve essere assemblata, quindi è necessario scegliere la testina, l'amo, l'innesco più ideale per riuscire anche a lanciarlo e farlo muovere con efficacia nella nostra azione di pesca. Quindi non è un'esca facile come le due precedenti, ma necessita di un po' di conoscenza per quanto riguarda questo aspetto. Niente che non si possa imparare, infatti ci sono tanti video e tanti articoli sia sul web che su riviste di carta stampata per capire come procedere all'innesco, la scelta dell'amo, della testina piombata, della montatura. È sicuramente, come le due esche precedenti, un'esca all round che va bene, ovvero con la grandissima varietà di specie predatori che noi possiamo insidiare e anche negli spot dove andremo a utilizzarle nelle diverse condizioni meteo marine. Infatti sceglieremo la giusta dimensione e la giusta dimensione del corpo e la giusta dimensione e potenza, peso della testina piombata per riuscire a risolvere, diciamo, le pescate che svolgeremo, quindi più pesanti, testine più pesanti e modelli di dimensioni maggiori per la pesca con mare mosso o con mare molto mosso, mentre sceglieremo i modelli ad esempio più leggeri per l'utilizzo all'interno delle foci o con il mare calmo. Un'altra esca che vorrei farvi conoscere in questo video è il Flash Jay Shad di casa Fish Arrow.
Come per lo Swing Impact di casa Keitech, questa è un'esca che deve essere assemblata, quindi dovremo scegliere il corretto mix tra testina, piombata, peso e amo per renderla maggiormente efficace nell'azione di nuoto che vogliamo fargli fare, e anche per coprire specifiche esigenze, ad esempio mare mosso, presenza di corrente o quant'altro. Quindi non è un'esca pronto pesca, parliamo così, come le prime due, come il Black Minnov e l'Ancho di casa Caperlan, ma è un'esca che necessita di un minimo di padronanza di quelle che sono le soft bait, quindi innesco e tipologia di scelta. Quali sono altri pro principali di questa esca artificiale? Sicuramente la grande somiglianza realistica, infatti al momento dell'acquisto, ma anche vedendo delle foto e dei video sul web, ci accorgiamo subito che la forma e le dimensioni sono esattamente quelle di un pesce foraggio, quindi la particolare attrattiva di quest'esca artificiale è la somiglianza realistica sia per quanto riguarda la forma e le dimensioni, ma anche nel movimento. Inoltre, tra i pro di quest'esca artificiale c'è una grande possibilità di personalizzazione delle fasi di nuoto, quindi a discrezione e anche un po' secondo la bravura del pescatore nel riuscire ad imprimere all'esca un nuoto particolare, vediamo che quest'esca reagisce molto bene a quelle che sono le cercate, le twitchate impresse dal pescatore. Per quanto riguarda le tipologie di recupero, vi invito a visionare già un video che abbiamo fatto presente sul canale. Per quanto riguarda le condizioni di mare e gli spot dove potremo utilizzare questa esca artificiale, diciamo sono un po' le stesse indicazioni che abbiamo dato per le esche precedenti. A secondo delle condizioni di mare in cui ci troveremo in pesca o dell'habitat che sceglieremo in cui farlo lavorare, dobbiamo scegliere le dimensioni e la testina piombata adatta alle nostre specifiche esigenze di pesca. In questa seconda parte del video invece parliamo dei cloni, ovvero facciamo dei riferimenti in merito all'originale e al clone che troviamo sugli shop di provenienza cinese come ad esempio AliExpress. Parlando del Black Minnov, il clone di quest'esca artificiale è stato fatto da tanti brand cinesi, e tra tutti questi che trovate io ho provato quello di Anthaus, che ha copiato anche il nome, ha clonato anche il nome, quindi si chiama Black Minnov Anthaus. Lo trovate circa alla metà del prezzo di vendita dell'originale e ha tante caratteristiche simili all'originale, tra cui anche la morbidezza della mescola. L'unica differenza è nell'attacco verso la testina piombata, quindi abbiamo anche qui l'amo offset che si calza all'interno di questo gancio, però sulla testina c'è una specie di appendice che serve a montare l'esca artificiale, e questa è una differenza dall'originale, quindi si monta teoricamente in modo più facile. Anche in questo caso troviamo le differenti misure, partiamo dai 7 grammi per arrivare addirittura fino ai 120 grammi di peso, quindi davvero c'è un'ampia scelta a secondo delle nostre particolari esigenze di pesca. Anche lo Swing Impact di casa Keitech è una delle esche più clonate, infatti sugli shop di provenienza cinese come AliExpress, Temu e ancora altri ci sono e arriveranno. Tra tutti quelli che vedo e che ho provato, quello della Super Continent Swing Impact, hanno copiato anche il nome, è quello che secondo me più si presta alle caratteristiche dell'originale e anche come morbidezza e composizione del corpo in gomma. Super Continent realizza 3 dimensioni di questa esca artificiale, che vanno dai 63 mm per 1,4 grammi di peso fino a 97 mm per 4,7 grammi di peso. Le colorazioni sono davvero infinite, forse anche qualcuna in più rispetto al modello originale.
Anche del Flash J Shad di casa Fish Arrow sono stati fatti dei cloni, anzi sugli shop cinesi come AliExpress, Temu e ancora altri ce ne sono e arriveranno, ci sono davvero tanti modelli che si avvicinano a quello originale. Quello che ho provato personalmente e mi sento di consigliarvi è quello della Dr. Fish su AliExpress, che ha realizzato questo Real Soft Bait. La mescola è davvero molto simile a quello originale, così come le colorazioni, anche quella bandella olografica che si trova all'interno è molto simile a quella realizzata dalla casa nel modello originale. Le dimensioni sono 4, si parte dai 70 mm per arrivare ai 120 e ci sono tante colorazioni che possiamo scegliere in base anche alle nostre esigenze specifiche o alle nostre preferenze. Cari amici, siamo giunti alla parte conclusiva di questo nostro video. Per quanto riguarda l'Ancho di casa Caperlan non ho fornito il link al clone, quindi riferimento al clone, perché già quest'esca artificiale è un'esca che si riferisce, si ispira al modello originale Black Minnow e non avrebbe senso acquistare su uno shop di provenienza cinese un modello che ha le stesse caratteristiche e più o meno anche lo stesso prezzo di quello che troviamo già in Italia nei nostri Decathlon. Per quanto riguarda invece al supporto al canale e a questo progetto, ci sono le guide che trovate su Amazon disponibili in formato cartaceo e ebook, e inoltre potete iscrivervi come abbonamento al canale Planet Spin Fishing al costo davvero irrisorio. Avete accesso a dei video riservati esclusivamente agli abbonati e dei contenuti dedicati, diciamo, alle persone più fedeli che supportano questo progetto. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video, noi ci vediamo il prossimo qui sempre su Planet Spin Fishing. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici, ciao ragazzi e alla prossima!